Nel mondo dell'alta fedeltà, Technics è da sempre sinonimo di giradischi. E anche chi non è propriamente un audiofilo sa che Technics è un riferimento assoluto nel settore, ma c'è una cosa che forse non tutti sanno, ossia qual è stato il primo prodotto commercializzato con questo marchio. Alcuni lo sapranno, molti altri no. Eccolo qua, il Technics 1, il primo prodotto arrivato nel 1965 con questo brand. Era un diffusore a 2 vie nato per il mercato domestico premium, da lì in poi le prime elettroniche fino ad arrivare nel 1970 all'SP10, il primo giradischi in assoluto a trazione diretta. E poi nel 1972 abbiamo il leggendario SL 1200. Per chi fosse interessato, ho raccontato la storia dei giradischi Technics all'interno della recensione dell'SL 1200 GR2 che trovate linkata in descrizione. Ho voluto provare i nuovi diffusori SCX 700 dopo essere stato al Milano High Fidelity, in cui ho potuto guardarli, toccarli, sbavarci sopra per la prima volta, in accoppiata all'altra novità presentata in fiera, che è coprotagonista di questo video, l'SL 1300G. Già mentre ero in fiera scrivevo furiosamente a Luciano di Hi-Fi di Prinzio, allegando foto: Lucia, mandameli appena puoi. E così ha fatto. Santo, subito! Trovate tutti i contatti di Hi-Fi di Prinzio qui sotto in descrizione, chiamateli per qualsiasi dubbio o consiglio sui nuovi prodotti dicendo che arrivate da questo video. A prima vista l'SL 1300G potrebbe sembrare in effetti un semplice restyling del 1500C che, per inciso, secondo la mia esperienza è ad oggi il miglior giradischi per entrare nel mondo Technics. Però no, non è un banale restyling, anche se l'impatto estetico è indubbiamente quello, minimal, senza i controlli dedicati alla variazione del pitch, un look che in moltissimi hanno apprezzato e che potrebbe trarre in inganno facendolo sembrare un 1500C, soprattutto quando lo abbiamo installato e posizioniamo il tappetino sul piatto. L'occhio attento però nota questo dettaglio, che è lo strato superiore di ottone. Piatto che, come nel G, ossia il modello top della gamma Hi-Fi, pesa circa 3,6 kg, come quello è composto da 3 strati: ottone, alluminio pressofuso e gomma pesante, e come quello viene equilibrato e controllato singolarmente unità per unità, come giustamente evidenziato da questa etichetta. Dall'SL 1200 GR2 questo nuovo modello prende invece l'ultima innovazione tecnologica di casa Technics, ossia il Delta Sigma Drive, che interviene via software per ridurre ulteriormente le vibrazioni a favore di una rotazione più accurata ed omogenea, coadiuvando quindi il meccanismo hardware, l'azione fisica del motore coreless a doppio rotore, con l'obiettivo ultimo di ridurre il rumore di fondo e migliorare il segnale audio prodotto dalla testina. L'SL 1300G pesa complessivamente 13 kg e 500 grammi, 2 kg in più rispetto al GR2, 4 kg e mezzo in meno rispetto al G. Quindi, per avere una macchina dalle prestazioni elevate ma dal costo più accessibile rispetto al G, Technics ha scelto di utilizzare la stessa scocca a doppio strato del GR, quindi alluminio pressofuso e BMC, compensando la minore massa, cioè il minore peso, con la tecnologia lato software del Delta Sigma Drive. Il braccio è il solito braccio affidabile, solido e performante di Technics, in alluminio, assemblato a mano dai tecnici del brand giapponese, con la classica sospensione cardanica stile gimbal, ottimizzata con cuscinetti ad alta precisione. Ecco, volendo fare un'estrema sintesi delle caratteristiche di questo nuovo SL 1300G, potremmo dire che rappresenta la somma delle innovazioni portate dal brand giapponese nei prodotti commercializzati dal 2016 ad oggi, ossia da quando ha ripreso la produzione del componente che li ha resi leggendari. Che ci può stare messa così, però per dovere di cronaca dobbiamo aggiungere che Technics non si limita ad assemblare il meglio dei suoi prodotti recenti, e vi faccio un esempio banale. Il corpo del giradischi, come abbiamo detto, è simile a quello del GR2, nel senso che abbiamo 2 strati, con la parte superiore in alluminio pressofuso e la parte inferiore in BMC, ossia un polimero termoindurente rinforzato con fibre di vetro. Ma come possiamo vedere
Da queste immagini, dove vengono ispezionati i pannelli superiori del nuovo 1300G e del GR2, vedete che qui sul 1300G sono state aggiunte delle nervature di rinforzo tra il motore ed il braccio che sul GR2 non ci sono e si vede piuttosto chiaramente. Insomma, tutto questo per dire che Technics continua ad innovare intervenendo su quelle caratteristiche che consentono di incrementare la rigidità riducendo le vibrazioni che, come abbiamo ricordato più volte, rappresentano l'aspetto cruciale di ogni giradischi, naturalmente non solo Technics. E a proposito di innovazione, gli SCX700 sono i primi diffusori wireless di casa Technics e proprio per questo mi hanno stupito, nel senso che certo mi aspettavo un buon prodotto, però sono sincero, non così buono. Oltre all'estetica che cattura subito l'occhio con questa finitura in finta pelle scamosciata color terracotta, c'è tanta sostanza e ovviamente non mi riferisco solo al peso che è di circa 9 kg per diffusore. Mi riferisco piuttosto al fatto che a differenza di altri diffusori attivi che competono nella stessa fascia di prezzo, ossia tra i 2 e i 3.000 euro, questi hanno lo stadiofono per poter collegare un giradischi con testina MM e a differenza di altri diffusori hanno il cabinet diviso in due parti completamente distinte, come si vede bene in questo clip che ho girato al Milano High Fidelity, dove c'era un modello in esposizione per far capire a tutti i presenti come la parte elettronica sul retro sia distinta dalla parte meccanica del driver per evitare quelle interferenze indesiderate. E non solo, c'è un'ulteriore parete su cui viene fissato fisicamente il driver per abbattere le vibrazioni create durante la riproduzione audio. A proposito di potenza, l'altoparlante è un coassiale a due vie con woofer da 15 cm e tweeter integrato da 1,9 cm, porta per bass reflex anteriore e 100 watt per canale, e non sono 100 watt solo teorici, farlocchi, questi ci spettinano davvero. Giusto per darvi un'idea, prima di farvi vedere tutti i dettagli, andiamo sull'app di Technics Audio Center, dove sto riproducendo tramite AirPlay un brano dall'ultimo album di Nubia Garcia, consigliatissimo. Adesso il volume è a 7. Sentite a quanto arriva. Questo è l'audio del mio microfono, il lavalier. Per l'audio musicale utilizzerò una seconda registrazione fatta con un secondo iPhone. Aumentiamo il volume fino a circa metà. Voglio andare un pochino oltre la metà del volume per farvi capire quanto siano potenti questi diffusori, tenendo conto che si tratta appunto della registrazione di un telefono messo in posizione d'ascolto, ma è sempre un telefono. Valeva la pena perdere qualche secondo per darvi una sensazione di quanto possono spingere questi diffusori, una pressione sonora che talvolta non ho trovato in diffusori a torre dalle dimensioni ben maggiori. Sulla parte superiore del diffusore primario abbiamo i controlli a sfioro che ci consentono di selezionare la sorgente, operazione che possiamo fare anche tramite il telecomando in dotazione o l'app di accompagnamento su cui tornerò a breve per farvi capire quanto sia importante. Sulla parte superiore del diffusore secondario non ci sono altri controlli, insomma è pulito, così come nella parte posteriore che ospita solo il tasto di connessione wireless e l'ingresso per cablare, quindi collegare tra loro i diffusori stereo, e naturalmente c'è l'ingresso per il cavo di alimentazione. Nella parte posteriore del diffusore primario abbiamo invece tutte le connessioni e i controlli disponibili, quindi da sinistra verso destra il selettore per indicare se questo diffusore sia il destro o il sinistro, il tasto PS Connect che serve a collegare i due altoparlanti tra loro in modalità wireless. Tenete conto però che di fabbrica arrivano già accoppiati tra loro, io infatti non ho dovuto fare niente, appena collegati alla rete elettrica erano già pronti per suonare.
Qui ci possiamo collegare un subwoofer, questo è l'ingresso per il cavo di alimentazione. Questo ingresso, come abbiamo visto sul diffusore secondario, lo utilizziamo nel caso in cui volessimo collegare i due altoparlanti non in modalità wireless ma in modalità cablata. Questo ci consente di collegare i diffusori ad un televisore con porta HDMI ARC. Poi abbiamo l'ingresso USB-C per collegarci un computer che utilizzeremo come sorgente audio, magari al posto dello smartphone. Ingresso per il cavo di rete nel caso in cui volessimo una connessione più stabile e o performante rispetto al wifi del nostro router. Ingresso per cavo ottico da sfruttare con un lettore CD e infine la connettività analogica, ingresso AUX per cavi con jack da 3,5 mm per un lettore audio digitale o ancora i classici left e right che possiamo sfruttare, che ne so, per un lettore CD che non ha uscita ottica o una piastra a cassetta o un giradischi, e in quel caso utilizzeremo anche il cavetto di massa serrandolo qui. Quindi ecco, abbiamo l'imbarazzo della scelta per collegarci davvero quello che vogliamo, magari utilizzando lo stesso paio di diffusori anche per la TV del salotto, che immaginatevi la scena, TV fissata alla parete, sotto abbiamo il mobile classico hi-fi dedicato all'altro hardware come un lettore CD, giradischi e così via, ovviamente risparmiando la spesa e l'ingombro di un amplificatore trattandosi di due diffusori attivi e quindi già amplificati. Come ho detto poco fa, gli SCX 700 sono dotati di telecomando, però devo anche dire che io l'ho utilizzato solo per la prima accensione, perché per tutto il resto del tempo che ho dedicato ai miei test ho sfruttato l'app di accompagnamento, sia Technics Audio Center, quella che vedete al centro delle mie app musica. Un'app che ci consente di accendere e spegnere i diffusori, selezionare il servizio di streaming, la sorgente, la musica che abbiamo eventualmente salvato sulla nostra rete o sul nostro smartphone e molto altro. Dal punto di vista dello streaming abbiamo la compatibilità con AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Roon, e poi possiamo usufruire dell'internet radio, e c'è anche la sezione podcast, e tra i tantissimi disponibili vi segnalo al volo il succoso Jazz Ahead di Radio Popolare, assolutamente consigliato a tutti gli amanti di jazz. Per quanto mi riguarda, la parte più interessante dell'app è quella riservata alle impostazioni, in cui abbiamo a disposizione il controllo dei toni bassi ed alti e soprattutto lo Space Tune, ossia la tecnologia software con cui Technics elabora il miglior profilo sonoro per il nostro ambiente, e per questo possiamo affidarci a 4 preset come diffusore libero, vicino alla parete, agli angoli o in una libreria. Con Custom possiamo dire all'app che ad esempio abbiamo un diffusore nella libreria e l'altro in un angolo. Oppure, ancora meglio, possiamo calibrare i diffusori attraverso la registrazione di suoni preimpostati utilizzando i loro microfoni integrati, quelli integrati nei diffusori. E come si fa? Con l'app Technics Audio Center andiamo su Space Tune, adesso le misurazioni sono state già fatte perché i miei test sono stati già eseguiti, però cosa facciamo? Andiamo su Auto, lui dice misura nuovamente, avviare la misurazione. Misurazione e regolazione completata sull'unità principale. Infine, se abbiamo un iPhone, come nel mio caso, possiamo effettuare la stessa registrazione preimpostata utilizzando il microfono del telefono, stando attenti a mantenerlo nella nostra postazione di ascolto in questo modo, cioè nel modo che ci suggerisce la stessa applicazione. Ci dice di rimuovere la cover e poi di ruotare il telefono e metterlo con il microfono rivolto verso i diffusori, che emetteranno gli stessi suoni e riusciranno quindi a calibrare il suono a seconda della nostra posizione di ascolto. Funzionano queste calibrazioni? Funzionano, tenendo conto del fatto che nel mio caso la calibrazione automatica restituisce una scena sonora molto simile a quella presettata su Free, che è l'effettiva posizione dei diffusori nello studio per la mia prova, per i miei test, che non è naturalmente questa.
Questa è una posizione modificata appositamente per girare il video che state guardando. La scena sonora che ho trovato leggermente, e sottolineo davvero, leggermente più accurata nella spazialità, è quella ottenuta con il microfono dell'iPhone. E specifico iPhone perché con gli Android non sarà possibile eseguirla, in quanto i telefoni Android sono tutti diversi tra loro. Si passa infatti dagli smartphone da 100 euro a quelli da 1300 euro, per cui è inevitabile che il microfono di un super entry level sia diverso da quello di un Android top di gamma. Gli iPhone invece sono tutti molto simili, perlomeno da questo punto di vista. E questo significa che solo chi ha un iPhone può godere della migliore calibrazione possibile? Assolutamente no, perché come ho detto, e ci tengo a ribadirlo ancora, si tratta di sfumature molto lievi, però sono contento allo stesso tempo di avere un iPhone per poter smanettare con tutte le calibrazioni possibili. Insomma, con uno smartphone e un paio di diffusori abbiamo veramente tutta la musica e l'intrattenimento audio che possiamo desiderare, sfruttando un'app che è intuitiva, dall'estetica spartana, ma efficace, e che nel corso del tempo, con i vari aggiornamenti, diventerà sicuramente ancora più fluida, perché l'unico dettaglio che non mi convince è che talvolta ci fa fare qualche passaggio di troppo, nel senso che menu e sottomenu vanno un po' snelliti. Mi riferisco soprattutto a quelli per scegliere gli episodi dei podcast o per scegliere la stazione radio da ascoltare. Per chiudere con la parte tecnica e poi passare alle mie considerazioni su come suonano effettivamente questi SCX 700, devo dire che supportano file in alta risoluzione sia sotto forma di DSD che PCM fino a 24 bit e 192 kHz quando abbiamo file digitali solidi. Lato Bluetooth invece possiamo fare un upsampling tramite app attivando il Bluetooth Remaster, un algoritmo proprietario di Technics che trasforma i file audio compressi in file ad alta risoluzione, ossia avvicinandoli il più possibile alla qualità della registrazione originale. I miei test iniziali sono stati indirizzati a valutare l'efficacia e la bontà dell'accoppiata diffusori giradischi, quindi senza il mio amplificatore, ovvio, senza il mio prefono esterno. Quindi giradischi, cavo fono RCA, ingresso analogico del diffusore primario. Nessun problema di sorta, resa audio cristallina approvata la connessione giradischi diffusori. Appurato questo, sono passato allo streaming per valutare l'efficacia del Bluetooth 5.0, però naturalmente più che altro per comodità, in modo da passare rapidamente, cioè in un attimo, da un brano all'altro. E ho stressato a lungo questi SCX 700 con ogni genere musicale, andando poi a verificare come riuscissero a riprodurre i miei brani di riferimento. Quindi prima ho ascoltato un po' di tutto, comprese anche alcune novità uscite in questi giorni, poi i miei brani di riferimento, ossia il terzo movimento dell'estate dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi, nelle esecuzioni dei suonatori della Gioiosa Marca, una delle mie preferite insomma per le 4 stagioni di Vivaldi, con il violino solista di Giuliano Carmignola per capire l'impatto di un capolavoro della musica classica. Quindi The Needle and the Damage Done da Harvest di Neil Young, discone pauroso per apprezzare il classic rock acustico, Pneuma da Fear Inoculum dei Tool per l'assolo alla batteria di Danny Carey, che te lo dico a fare, l'immancabile My Name is Mad da Pork Soda dei Primus per sentire quanto spinge il basso di Les Claypool, e la prima parte di A Love Supreme di John Coltrane per cogliere il punto in cui il sax sale di intensità, e Thriller per concludere in bellezza dall'album omonimo di Michael Jackson, il brano perfetto per capire come suoni il pop fatto dal re del pop nel disco pop perfetto. Cosa ho capito da questi brani? Ovviamente ascoltati in flat, senza agire sul controllo dei toni che ci consente di fare l'applicazione. Da tutti i vari ascolti ho capito che gli SCX 700 sono diffusori estremamente versatili, non solo per la connettività, come abbiamo visto, ma anche per la scena, che disegnano potente da spettinare, ma mai
scomposta, come dovrebbe fare ogni diffusore. Purtroppo così non è, questi però ci riescono. E poi fortunatamente per i miei gusti non hanno quella precisione super analitica al limite della freddezza, con le sibilanti che sembrano le unghie sulla lavagna. I bassi sono pungenti e rotondi, ma mai eccessivi. Il miglior brano rivelatore in questo senso è sempre quello dei Primus, dove capisco al volo se i diffusori hanno gli attributi, qui ci sono, però appunto senza predominare su alte e medie frequenze. Insomma, un risultato potente ed equilibrato dal punto di vista sonoro, che va a sommarsi alla bontà del pacchetto complessivo, e quindi un risultato impensabile sui diffusori attivi di qualche anno fa, che tralasciavano sempre qualcosa o lato connettività, o sulla resa audio, o sull'ottimizzazione dell'app di accompagnamento quando questa era presente. Tutto quello che ho detto finora porta alla considerazione finale, per cui gli SCX 700 sono i diffusori perfetti per chi cerca un sistema hi-fi completo, al passo coi tempi, che suoni bene con ogni tipo di sorgente, fisica, digitale o wireless, e che sia appagante anche dal punto di vista estetico e possa essere sfruttato anche per l'intrattenimento video. Il prezzo di 2.500 euro li rende di certo non per tutti, ma per i tanti appassionati che vogliono un'ottima resa audio e allo stesso tempo arredare con gusto il proprio living, che quindi non è necessariamente la stanza dedicata al solo ascolto come nel caso di questo studio, ma magari il salotto condiviso col proprio partner, oppure in solitaria nei momenti di relax. E magari vi state chiedendo: io come li utilizzerei questi SCX 700? Allora, nel mio studio manterrei il setup abituale, composto da giradischi, amplificatore e diffusori passivi, e questi li metterei in sala, collegandoli al televisore per cinema e gaming e godendomi una musica in streaming di alta qualità. La domanda sorge spontanea: se avessi lo spazio e i soldi per acquistarli, li accoppierei al nuovo 1300G? Ovviamente sì, non c'è neanche da pensarci un secondo. Il prezzo di questo giradischi, che è di 3.000 euro e che reputo in linea con la qualità dei componenti e la tecnologia utilizzata, non lo rende però, secondo me, il partner ideale di questi SCX 700. Secondo me si accoppiano meglio col 1500C, sempre di Technics, ricordate il mio primo giradischi Technics, per un risparmio che comunque non sacrifica niente in termini di resa audio. Se poi il 1500C non fa il caso vostro, ci sono comunque ottime alternative per risparmiare qualcosa, e ne ho parlato in questo video. Inutile girarci intorno, il 1300G è un giradischi rivolto ad un pubblico benestante, che dovrà aggiungere anche il costo di una testina che non è compresa nella confezione. Per i test effettuati con il giradischi ho utilizzato la mia Ortofon 2M Black, che su un giradischi come questo secondo me rappresenta la base da cui partire per un ascolto di qualità. Potremmo pensare eventualmente anche a una Ortofon 2M Blue, però io personalmente partirei con questa. Attenzione, ritorniamo un attimo sul discorso 1500C, 1300G. Ho detto partner ideale 1500C per questi diffusori, però non facciamo l'errore di considerare il 1300G solo come un 1500C potenziato o per chi ha un florido conto in banca. Dico questo perché la qualità del 1300G è indubbia. La soddisfazione estetico-tattile sonica che regala è a livelli altissimi e ha perfettamente senso per come funziona oggi il mercato voler produrre un modello tecnicamente all'avanguardia, trovando anche il modo di far risparmiare 1500 euro sul modello top di gamma hi-fi, ossia l'SL 1200G, che io ho provato qualche anno fa nell'edizione limitata Anniversary, e se volete sbavare con me anche quel video è linkato qui sotto in descrizione.
Quindi un grande yeah per l'SL 1300G. Chi lo ha messo in wishlist può procedere tranquillo con l'acquisto perché non se ne pentirà, anzi semmai mi ringrazierà. Peccato solo per i cavi RCA, che ci mancherebbe, fanno il loro dovere, però non rendono giustizia a un fuoriclasse come questo. Capisco e apprezzo il pragmatismo giapponese, davvero li adoro, e anche se io stesso non credo nei cavi esoterici o nelle magie dei cavi pitonati, per un prezzo del genere mi aspetto dei cavi più massicci e esteticamente più rifiniti. L'altro difetto che proprio non riesco a mandare giù è che devo rimpacchettarlo e rispedirlo indietro insieme ai diffusori. Scherzi a parte, ho voluto darvi le mie impressioni, ma conta sempre e soprattutto la vostra percezione, il vostro gusto, per cui se avete la possibilità andate a guardare da vicino e ascoltare i nuovi SCX 700 nel vostro negozio hi-fi di riferimento, perché spettineranno anche voi. Il mio consiglio naturalmente è di rivolgervi o andare da Hi-Fi di Prinzio, chiedete di Luciano e ditegli che arrivate da questo video. A presto e buoni ascolti.